Dracula, il principe delle tenebre, il conte immortale, l'amante dannato. Da oltre un secolo il cinema lo reinventa. Nosferatu lo ha reso un incubo muto. Bela Lugosi gli ha dato eleganza e carisma. Gary Oldman nel Dracula di Coppola gli ha conferito passione, peccato e dolore. Poi sono arrivati gli altri. Dracula Untold ha tentato la via dell'eroe, mentre Castlevania lo trasforma in un dio vendicativo prima e vendicatore poi. In mezzo, 1000 vampiri figli della sua ombra. Da Intervista col vampiro, che svela l'anima dietro la maledizione, ai soldati gotici di Underworld, fino a Twilight e i suoi vampiri sbrilluccicosi. Oggi però tocca a Luc Besson riportarlo alla luce. Il suo Dracula, infatti, non è più un mostro, né un simbolo del male, piuttosto una visione. La visione di un uomo che ha perso Dio e se stesso per amore. Accessing Multiverse. Salve gente, bentornati nel multiverso imperfetto del Geek Qualunque. Oggi vi porto dentro un mito che non smette mai di rinascere dalle proprie ombre, ovvero Dracula. Luc Besson lo aveva detto, non voleva fare un horror ma una tragedia romantica. Girato tra la Finlandia e la Francia con oltre 650 shot digitali, il film mira a raccontare la dannazione attraverso la bellezza. In Dracula, a Love Tale, il sangue è secondario. Contano più la memoria, la forma e la luce. È un Dracula diverso, sospeso tra poesia e disperazione. La storia parte nel XV secolo. Il principe Vlad perde la moglie Elisabeta e nel dolore rinnega Dio. L'immortalità diventa così la sua prigione. Secoli dopo, però, in una Parigi malinconica incontra Mina, una donna identica al suo amore perduto. Destino o punizione? Beh, qui Besson trasforma la leggenda gotica in un racconto che non parla più di mostri e cacciatori, ma di memoria, perdita e ossessione. Eh sì, sarà perché sono un inguaribile romantico, ma questa idea dell'uomo che si danna per amore continua, secondo me, ad avere un certo potere, anche se l'abbiamo vista migliaia di volte. Besson, tuttavia, non ripete questa storia, piuttosto la rimonta, toglie l'enfasi, la teatralità, presentandoci un Dracula più umile, tragico, ma soprattutto umano. E inevitabilmente, guardandolo, torna in mente Francis Ford Coppola. Nel suo Dracula del 92 tutto nasce un po' dallo stesso punto, un amore perduto che diventa maledizione, ma le differenze tra i due registi sono sostanziali. Coppola raccontava l'amore come peccato e Gary Oldman interpretava un vampiro barocco, erotico e sfidante di Dio. Besson invece racconta la memoria, l'amore come eco che attraversa i secoli, non come peccato, ma come una dolce condanna. Persino le immagini corrispondono, l'anziano Dracula con la parrucca bianca, le ombre vive sulle pareti e quelle candele che si consumano nel tempo. Ma dove Coppola usava il rosso e l'eccesso, Besson usa il blu, il silenzio e la solitudine. E prima ancora di Coppola, c'era lui, Bram Stoker. Il suo Dracula del 1897 era un romanzo epistolare, lettere, diari, testimonianze, un mosaico di voci che raccontavano l'irruzione del male nell'Inghilterra vittoriana. Là Dracula era un mostro assoluto, simbolo di contagio e desiderio proibito. Con Besson invece tutto cambia. Niente Londra vittoriana, ma una Parigi fuori dal tempo. Non più la storia delle vittime, ma quella del vampiro stesso. In Stoker il male andava distrutto, mentre qui sembra che si sia stancato di esistere. Il passaggio è quello dal terrore
alla malinconia, una fase in cui il vampiro non spaventa più, ma commuove. Besson non cerca di riadattare Stoker, lo traduce piuttosto nel suo linguaggio. Dove il romanzo infatti urlava terrore, lui risponde con il silenzio. Dove Stoker parlava di peccato, Besson parla di perdita. Ma parliamo adesso dell'interpretazione di alcuni personaggi. Caleb Landry Jones è stato perfetto per il tipo di Dracula. Non bello, ma cavalleresco, stanco e consumato dal ricordo. Zoe Bleu, invece, nel doppio ruolo di Elisabetta e Mina, è il volto della nostalgia. Risulta fragile e a tratti misteriosa, quasi più un eco che una donna. Matilda De Angelis, invece, è stata un'incredibile sorpresa. Interpreta Maria, la vampira dai capelli rossi, ed è stata una pura esplosione scenica, sopra le righe ma irresistibile. E poi c'è lui, Christoph Waltz, che adoro e penso abbia interpretato il mio personaggio preferito del film, ovvero il prete, con interpretazione ironica e brillante, capace di tenere testa a Dracula con sarcasmo ma allo stesso tempo con fede, oltre che a strapparci anche qualche piccola risata. Ora, tecnicamente il film è straordinario. Besson lavora come un pittore, ogni inquadratura sembra un quadro, ogni movimento sembra una pennellata e credo che la mia scena preferita sia proprio quella del monastero. Scusate per l'interruzione, volevo solo avvisarvi che da questo punto inizieranno gli spoiler. E niente, vi ho avvisato. Quindi ora torniamo nel mondo di Dracula, che è decisamente più drammatico della mia vita sociale. O forse no, ok? Non so perché ve lo sto dicendo a voi, ma ok, basta, torniamo al video. È una scena che ipnotizza. Le suore infatti vengono attratte da Vlad, si muovono verso di lui in una sorta di danza al contrario, come se il tempo scorresse in rewind. Le loro vesti si sollevano, i passi sembrano sospesi e in pochi secondi sembra che l'horror si trasformi in coreografia pura, soprattutto nel momento in cui le suore formano questa sorta di torre vivente, le cui vesti sembrano ammantare Dracula come se fosse un velo, un manto, un lenzuolo. E da questa torre di suore viventi si erge Dracula nella sua sommità, come se rappresentasse il cuore della loro fede o della loro dannazione. E questa è un'immagine potentissima, quasi rinascimentale, in cui la fede e la perdizione sembrano quasi danzare insieme. E poi ci sono i viaggi di Vlad tra le corti europee, che rappresentano secondo me uno dei lati più sorprendenti del film. Le scene infatti sono perfettamente coreografate, con un ritmo pazzesco. Balli, banchetti, costumi mozzafiato e una certa ironia che spezza la tensione e a volte riesce persino a strapparci qualche sorriso. Ma proprio quando pensiamo di assistere a un'elegante favola gotica, arriva, ahimè, il dramma di Versailles. E lì tutto cambia tono. La maestosità del luogo, i colori dorati, l'eccesso visivo diventano forse metafora della nostra epoca. Un mondo dove la forma ha preso il sopravvento e che ha divorato la sostanza, dove la bellezza è diventata superficie. È qui che forse Besson piazza la sua critica più tagliente e da questo punto in poi il film abbandona in un certo senso quell'ironia che ci aveva mostrato per tornare al dramma. E da qui, secondo me, si apre la lettura più interessante del film.
ovvero la perdita dei valori. Il suo Dracula non è solo un uomo che ama, ma un uomo che appartiene a un mondo che non esiste più. È educato, cavalleresco, parla con rispetto, ascolta e si ferma a contemplare. È il riflesso di un tempo in cui l'amore non era mero consumo, ma promessa. E il film, ce lo sbatte letteralmente in faccia. Alla Reggia di Versailles, Dracula appare come un corpo estraneo, un uomo fuori dal tempo, quasi ridicolo nella sua nobiltà d'animo. Eppure è proprio quella sua anacronistica eleganza a renderlo tragico. Besson sembra dirci che l'orrore oggi non è più il mostro, bensì la mancanza di profondità che ci circonda. Dracula non è spaventoso perché è immortale, bensì perché è l'ultimo uomo a ricordarsi di come si ama davvero. E forse è proprio questo il punto più affascinante, perché mentre il mondo intorno a lui perde senso, Dracula continua a portarsi addosso tutto ciò che il tempo ha cancellato. Non è solo l'ultimo romantico, è l'ultimo testimone. Ogni gesto, ogni parola, ogni sguardo diventa un ricordo di ciò che non esiste più. Più il mondo si svuota, più lui si riempie di memorie. Ed è qui che il film forse comincia a cambiare pelle, non parlando più di ciò che abbiamo perso in quanto società, ma di ciò che perdiamo dentro di noi quando smettiamo di ricordare. Perché alla fine il vero tema del film non è tanto l'immortalità, ma le memorie. Ma dopo aver tessuto le lodi di questo Dracula così romantico e visivamente sontuoso, mi tocca parlare anche dei punti più deboli del film, perché sì, ce ne sono. Partiamo dal rapporto tra Dracula e Mina. La loro connessione, per quanto affascinante, è narrativamente troppo affrettata. All'inizio, infatti, Mina dice di avere dei sogni, delle visioni, dei ricordi forse di un'altra vita. Ma nel giro di poche scene si passa da confusa a letteralmente reincarnata, cioè si passa da Mina a Elisabetta come se ricordasse ogni singolo dettaglio di 4 secoli prima. Ora, questo è un passaggio che funziona sul piano simbolico, ma a livello narrativo risulta forse un po' troppo comodo. Sembra quasi che il film voglia farci credere che l'amore basti a risvegliare la memoria e, ok, è poetico, molto poetico, ma dopo 1 ora e mezza di costruzione lenta e oserei dire raffinata, un'evoluzione così rapida mi stona non poco. Inoltre ci sono alcuni personaggi secondari, se non quasi tutti i personaggi secondari, che in certi momenti sembrano più delle caricature che delle vere persone. Il fidanzato di Mina, il dottor Dumont e Maria, la vampira coi capelli rossi, oscillano molto spesso tra il grottesco e il comico involontario. Maria è splendida visivamente e Matilda De Angelis fa un lavoro straordinario, ma penso che il personaggio sia stato forse scritto sopra le righe. Risulta infatti troppo teatrale, troppo caotico, tanto da stonare con il tono malinconico del film. Il fidanzato di Mina invece è letteralmente una macchietta a tutti gli effetti, utile solo ed esclusivamente ai fini della trama. E il dottor Dumont, con le sue battute surreali e il suo ruolo quasi decorativo, sembra star lì a ricordarci che sì, ci sono anche i vivi in questo film.
In sintesi, tutti personaggi che potevano dare spessore, ma che finiscono purtroppo per sembrare ombre di contorno. E poi c'è la sequenza di combattimento con i gargoyle che improvvisamente cominciano a praticare il jiu-jitsu brasiliano. Ora, non fraintendete, la scena è davvero divertente, visivamente assurda, ma completamente fuori tono, cioè è una di quelle scene dove la regia di Besson sembra divertirsi più di quanto serve effettivamente alla trama e lo spettacolo visivo finisce per tradire forse la coerenza narrativa. Ma la vera perplessità, secondo me, arriva col finale. Ora, dopo 4 secoli di dolore e di ricerca per la reincarnazione della sua amata, Dracula ascolta il prete per quanto? 2-4 minuti al massimo? E cambia idea. Cioè, davvero? E inoltre muore, lasciando Elisabetta lì, sospesa, senza un vero compimento emotivo, cioè dopo 4 secoli di ricerca la lascia lì. Dopo tutte le scene in cui cerca di farvi ricordare chi fosse, lui se ne va. È come se il film arrivasse a un passo dalla grandezza per poi tirare il freno a mano e non capisco il motivo. Poi attenzione, visivamente resta grandioso, ma narrativamente non mi convince fino alla fine. Ed è un peccato perché fino a quel punto la storia era comunque riuscita a tenere insieme poesia, ritmo e coerenza. Ora, Dracula a Love Tale non è di certo un film perfetto e forse non voleva nemmeno esserlo, parliamoci chiaro. Ha i suoi inciampi, qualche personaggio buttato lì e un finale forse troppo rapido e momenti in cui l'estetica prende decisamente il sopravvento sulla logica, ma resta comunque un film coerente con se stesso, con la sua visione e credo anche con il suo autore. Besson non cerca di reinventare il mito, ma di guardarlo da un'angolazione differente, ovvero quella di chi non ha paura del mostro, ma del tempo che lo separa da ciò che amava. È un'opera che parla di memoria, di bellezza, di perdita e anche quando inciampa lo fa con la grazia di un film che ha comunque qualcosa da dire davvero. Non è un nuovo Dracula per tutti, parliamoci chiaro, ma è un Dracula che secondo me vale la pena di vedere, perché dietro le sue imperfezioni c'è comunque un autore che non ha paura di rischiare. È un mito che ancora una volta trova il modo di riflettersi in noi. Ora la parola passa a voi. L'avete visto? E soprattutto, cosa ne pensate? È davvero una rinascita del mito o solo l'ennesima ombra nell'eternità? Fatemelo sapere nei commenti e ricordate, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete con i vostri amici. Io sono il Geek Imperfetto e noi ci vediamo al prossimo viaggio nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Ciao!